Bene, allora vediamo un attimo questo corso. Questo breve corso per l'addestramento viene fatto per gli utenti che partono da zero e verranno spiegate alcune cose importanti sull'uso delle aste di rilevamento. Allora, il corso serve a formare il nuovo cercatore. Quindi se voi siete dei rabdomanti esperti, siete dei cercatori esperti che fanno già ricerca con le aste, questo corso non è per voi. Dunque, il corso serve per creare i nuovi cercatori, ovvero le persone che non hanno, nessuna attinenza con questo sistema di ricerca. Allora, in questo corso vi verrà insegnato come mantenere la concentrazione sull'oggetto da trovare e vi verranno forniti i dati costruttivi delle nuove aste. Allora, questo corso serve per imparare ad usare le aste di rilevamento ed è stato creato appositamente dalla ricerca Rabdos negli anni 90, nei primi anni 90. Vi farò vedere alcune cose particolari che i nuovi cercatori devono sapere e dovrete imparare a trovare gli oggetti. Allora, queste lezioni sono state fatte per favorire i ritrovamenti per i nuovi cercatori. Quindi durante queste lezioni verranno spiegate alcune tecniche, verranno spiegati degli esercizi particolari e verranno forniti i dati costruttivi sia per aste medie e sia per le aste lunghe, come vi faccio vedere. Osservate bene, queste sono le aste da addestramento che dovrete costruire. La costruzione di queste aste è fondamentale in quanto non usano i condensatori come le aste medie, diciamo. Ecco, i condensatori servono a migliorare lo spunto di rilevamento delle aste dovuto, come potete vedere, al campo elettrico. Noi impareremo ad usarle senza condensatori, ovvero come ci insegna la tecnica antica. Dunque, dovete sapere che negli anni 40 il gruppo segreto Ahnenerbe, gestito dal Terzo Reich, creò una scuola di rabdomanzia al di fuori della città di Monaco, dove si insegnava il primo livello per ottenere, una particolare tecnica di rilevamento. Ecco, negli anni 60 il progetto Purvoi elaborò il secondo livello. Il primo e il secondo livello vennero utilizzati per addestrare i cercatori. Negli anni 70, primi anni 70, ci furono
le ricerche sulla visione remota e questi livelli vennero portati da 6 a 8. Negli anni 90 la ricerca Raddos aumentò ancora di 4 livelli, portando il livello di comprensione del cercatore a 12 livelli. Ecco, questo addestramento vi insegnerà il primo livello, che è quello che definisce il cercatore. Il cercatore viene definito tale in quanto è, in grado di trovare qualunque materiale. Questo addestramento vi propone la costruzione di un tipo speciale di aste. Queste sono aste definite da addestramento. Si possono definire addestramento esterno in quanto il loro diametro è superiore al metro, quindi dovete calcolare anche la loro apertura, l'apertura e la chiusura. Mentre per le aste medie abbiamo a disposizione queste aste per fare gli esperimenti e le prove in casa, almeno finché non siete pronti. Dunque, viene fornito anche un elemento unico. Si tratta di un elemento particolare. Per voi questo è solo un semplice anello d'oro, però è il nostro tramite per controllare la mente subconsciente, che è quella che vede tutto. Infatti dovete sapere che la mente cosciente, quella che utilizzate ogni giorno, è quella che vi dice che non potete trovare gli oggetti, mentre la mente subconsciente vi dice giustamente che voi questi oggetti li potete trovare. Un breve esempio lo facciamo in questo video. Osservate bene. Trova l'anello. Come vedete le aste si spostano, seguono la direzione del campo. Se noi ci spostiamo, l'anello viene rilevato, come potete vedere. Ecco, in questo breve corso vi verranno spiegate naturalmente le tecniche RT, che sono quelle che servono per la cattura degli oggetti, di qualsiasi tipo di oggetto, sepolto o visibile che sia. Vi ricordo che questo corso è stato costruito solo per i nuovi cercatori. Se siete dei rabdomanti esperti o cercatori che svolgono già ricerche con le aste ad L, questo corso non vi serve. Se invece siete nuovi cercatori e volete imparare queste tecniche, dovete disporre di un determinato periodo di tempo a vostra disposizione. Ecco, in quanto è molto importante avere tempo a disposizione e voglia di proseguire, perché la cosa importante è questa: la determinazione nell'imparare qualcosa. In questo corso dovrete procurarvi uno di questi anelli. L'anello deve essere senza fronzoli, vedete, ha le linee sinuose, senza fronzoli, deve essere d'oro e possibilmente rotondo. Perché deve essere così? Questo anello deve essere così perché questa forma è una forma definita semplice e ci permetterà il controllo della nostra mente subconsciente. Di conseguenza, questo controllo ci porterà a trovare gli oggetti. In questo corso, naturalmente,
verranno fornite le misure delle aste per gli esperimenti e le misure delle aste di addestramento o da addestramento, come vi ho fatto vedere. Ecco, per il resto dovrete dedicare un po' del vostro tempo. So che il tempo personale è un tantino difficile perché tutte le persone hanno il loro tempo ed è anche più prezioso del loro, quindi dovrete valutare se fare o non fare questo tipo di corso. Bene, allora, per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima lezione. Grazie a tutti per la vostra attenzione.